Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo Simba portachiavi molto carino. Spero che vi piaccia. E, per quanto riguarda le decorazioni del volto, andate a vedere l'altro video tutorial che ho realizzato solo del volto di Simba. Spero che vi sia utile. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa del leone abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo una maglia in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e una maglia per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo una maglia e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 24 maglie basse. Ogni due maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e stacchiamo il filo. Dopo aver staccato il filo chiudiamo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e questa è la testa. Per il corpo abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo una maglia in ogni maglia e saranno 12 maglie. Una maglia e una maglia per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Riempiamo con l'ovatta sintetica e stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica e questo è il corpo. Per le 4 zampe abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo le 6 maglie per altri 5 giri. Riempiamo un po' con l'ovatta sintetica e proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiuso in questo modo andiamo poi a cucire al lato del corpo e poi andiamo a decorare magari con un po' di filo nero e con un po' di filo rosa la base di sotto delle zampine. Per le orecchie facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Possiamo staccare questo filato e prendere il filato marrone. E ora col filato marrone dobbiamo andare a realizzare le maglie basse. Facciamo 6 maglie basse da questo lato dell'orecchio dove abbiamo il filo, l'altro orecchio lo faremo al contrario, quindi da questa parte invece andremo verso il filo. Quindi da qui partiamo dal filo, l'altro orecchio partiremo dal lato, arriveremo poi al filo, in modo da realizzare così le due orecchie. Facciamo questo contorno, basterà fare delle maglie basse, facciamone 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo e poi stacchiamo il filo e questo sarà un orecchio che andrà dalla base di sotto e andrà cucita così, mentre quest'altra partiremo da qui e andremo verso il filo in modo da andarla a cucire al contrario. Quindi per questo orecchio parto dall'altro lato dove sta il filo e vado a fare le 6 maglie così come ho fatto dall'altro lato, in modo da creare così i due lati dell'orecchio. Fatte le 6 maglie basse anche per questo orecchio, stacco il filo un po' più lungo in modo da poterlo poi cucire e chiuderlo bene con ago e filo e queste saranno le due orecchie che andremo ad applicare al lato della testa. Per il musetto andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie e possiamo staccare il filo. Per il sottopangio vado ad utilizzare lo stesso filato che ho utilizzato per il musetto, vado a fare 4 catenelle, 2, 3 e 4, faccio una per girare e lavoro 4 maglie basse nelle 4 catenelle. Giro e lavoro per altri 3 giri 4 maglie basse.
Poi facciamo una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 2 maglie lavorate, e facciamo un altro giro di 2 maglie e poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire. Per la coda vado a prendere prima questo filato che abbiamo utilizzato sia per il musetto che per la pancia e andiamo a fare una catenella con questo filato, poi andiamo a cambiare filato e lavoriamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Stacchiamo il filo, con quel filo andiamo a bloccare questa parte qui e anche la parte di sopra e andiamo a cucire. Ho staccato il filo un po' più lungo in modo da poterlo cucire e vado ora a bloccare prima la parte qui sotto iniziale della coda, con quel filo blocco tutto e poi vado a cucire sopra. Con il filo giallo poi vado a cucire al corpo. Dopo aver fatto tutti i nostri pezzi andiamo a cucire, cuciamo maglia per maglia il corpo alla testa, possiamo fermare sempre prima con gli spilli e poi prendiamo sia la maglia del corpo che la maglia della testa, così in questo modo, e andiamo a cucire tutto bene intorno dopo aver riempito con l'ovatta sintetica. Se occorre andate ad inserire un altro po' di ovatta sintetica prima di chiudere il tutto e proseguite così a chiudere. Con un po' di filo nero andiamo a decorare il musetto, poi nei dettagli potete andare a vedere l'altro video tutorial che ho fatto già della testa del Re Leone e così vedrete dettagliatamente anche come ricamare gli occhi e il resto. Fatto il musetto andiamo a staccare il filo e prendiamo un po' di filo rosa e andiamo a colorare il nasino sopra. Andiamo a posizionare il sottopancia così in questo modo, fermiamo con gli spilli e andiamo a cucire bene tutto intorno. Partiamo da sotto la testa e andiamo a cucire bene e poi andiamo a ripassare in modo da rinforzare. Per le zampine andiamo a decorare con un po' di filo rosa chiaro, facciamo la base delle zampine e poi con un po' di filo nero andiamo a fare le unghiette sopra. Passiamo così e andiamo a riempire questa parte. E poi con un po' di filo nero sottile andiamo a fare 3 lineette sopra alla zampina in questo modo qui e andiamo a bloccare il filo. Andiamo a cucire anche il musetto come abbiamo fatto col sottopancia, tutto bene intorno. Se occorre mettiamo un po' di ovatta sintetica all'interno e poi qui sul nasino andiamo a passare come abbiamo fatto sulla zampina un po' di filo rosa. Per le braccia io lo vado a cucire in questo modo, ma potete cucirlo come più vi piace, potete mettere direttamente al corpo, oppure se volete farle mobili passate il filo in questo modo da un lato e l'altro, quindi vi servirà un ago più lungo e andate a cucire in questo modo, passate più volte passando il filo così da una parte all'altra fino a rinforzare il tutto. Se invece volete andarla a cucire direttamente potete cucire direttamente qui alla spalla. Cucendole in questo modo potrete alzarle o abbassarle così. Stessa cosa andrà a fare anche per le zampe posteriori, passate da una parte all'altra il filo e poi ripassate. Andate poi a cucire la coda dietro, semplicemente rinforzandola così, passate un po' di volte il filo e la bloccate in questo modo.
e poi andate a cucire le orecchie come ho fatto vedere nell'altro tutorial. Con ago e filo andiamo a chiudere prima questa parte qui marrone in modo da non farla sfilare, passate un po' di volte il filo così è andata a bloccare e poi andiamo a cucire. E poi con ago e filo fermate prima magari con gli spilli e andate a cucire in questo modo qua la parte centrale dell'orecchio. Possiamo andare a posizionare il nostro Simba in una bellissima scatolina come questa e questo sarà un dolcissimo portachiavi. Ed ecco terminato il nostro Simba, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto alla prossima e ciao ciao, lavoriamo che ci consoliamo, ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.